Amici di 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Come sempre partiamo dalle immagini del satellite che ci fanno vedere altri sistemi nuvolosi sul Mediterraneo e su Italia. Uno si trova sulle nostre regioni proprio in questo momento, ma ne è già pronto un secondo che raggiungerà l'Italia alla fine di questo martedì. Insomma, è un continuo via vai di perturbazioni, ne vedremo parecchie in settimana. Intanto andiamo a vedere però la situazione attuale tramite le nostre webcam, cominciando da Aosta, dove come vedete non mancano anche delle parziali schiarite. Il tempo è molto variabile al momento, però come vedrete dalle nostre webcam in poche zone in realtà sta piovendo. Se ci spostiamo anche a Genova, pure qua vediamo sì cielo nuvoloso, ma non mancano delle belle schiarite e un po' di sole si intravede come anche splendere laggiù sul mare. Spostiamoci a Milano, dove invece c'è molta umidità. In pianura padana ancora il cielo risulta particolarmente grigio. Stamattina avevamo anche delle nebbie e delle foschie, come si vede da questa immagine, sulla bassa Val Padana. Anche a Venezia, verso il nord-est, cielo nuvoloso, c'è qualche gocciolina sul Basso Veneto, però in realtà grandi precipitazioni non sono attese. Anche a Trieste un po' di nuvole si fanno vedere, ma pure qua non sono previste piogge significative. Invece spostiamoci in Emilia-Romagna, qui siamo a Imola, vicino a Bologna, qua sì che sta piovendo, sono zone dell'Emilia-Romagna dove sono in atto delle precipitazioni. Ora Italia centrale, cominciamo da Firenze, dove il tempo è discreto. Ci sono queste nuvole ma si stanno spostando e in effetti si vede anche il sole, guardate come sono belle illuminate queste case. Ancona sul versante adriatico invece sta vedendo arrivare quelle nuvole. Le nubi che lasciano la Toscana si stanno spostando verso l'Adriatico, quindi prossime ore nelle Marche arriveranno anche delle piogge. Un'occhiata anche a Roma, la capitale, con il ritorno di belle schiarite. Sul versante tirrenico, ripeto, la situazione sta migliorando, quantomeno per l'Italia centrale. Però se andiamo più a sud, cielo più nuvoloso. Napoli, guardate quante nubi, al sud sono in atto anche delle precipitazioni e insisteranno anche nel corso del pomeriggio. Spostiamoci ora da Mantea, siamo in Calabria, provincia di Cosenza, anche qua cielo nuvoloso, anche a Messina cielo nuvoloso, come vedete, sì con delle schiarite, però in generale cielo nuvoloso. E chiudiamo con questa splendida webcam di Cagliari in Sardegna, dove il mare è anche calmo, la ventilazione al momento è debole, nel complesso la giornata è discreta, nonostante anche in Sardegna il tempo resti molto variabile. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Siamo sempre in balia di questo flusso di correnti umide occidentali che passano per la penisola iberica, dove abbiamo situazioni anche molto delicate, e poi arrivano anche sul Mediterraneo e sull'Italia. E sarà un continuo anche nei prossimi giorni. Penisola iberica, Francia, Italia vedranno sempre queste perturbazioni atlantiche anche piuttosto intense passare. In compenso non portano aria fredda, quindi come temperature e valori accettabili. Guardate, il freddo vero, quello disegnato in blu, interessa la Scandinavia e l'Europa orientale, ma a latitudini mediterranee abbiamo colori un po' più accesi in queste nuove grafiche che abbiamo preparato. Significa temperature, queste sono le temperature al suolo, temperature diurne che riescono anche a superare i 10 gradi, ma alle volte anche i 15 gradi. Quindi freddo no, almeno quello non è un problema, le precipitazioni invece, ripeto, un po' di più. Come venti, ventilazione non particolarmente sostenuta. Abbiamo sì un po' di vento sul Mediterraneo, in particolare sulle isole maggiori, ma non si tratta di venti forti. Anche i mari sono sì localmente mossi, ma non rischiamo grandi mareggiate. Per i dettagli però sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo o sulla nostra app gratuita. Io ero bambino e mi interessava capire come è fatto il mondo, ma non lo so dire perché. Assetato di conoscenza fin da piccolo, autorità mondiale della fisica, divulgatore. Ciò che rimane delle case fratello e sorella, sorella e fratello che hanno vissuto intensamente il Vangelo e hanno testimoniato il Signore nella preghiera, nella contemplazione e nella carità. E ci affidiamo alla loro intercessione perché anche noi possiamo vivere
sulla loro scia il nostro essere discepoli di Gesù. E ci affidiamo alla misericordia del Signore per i nostri limiti, per la nostra pochezza. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, o Padre, dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo, disse: Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né quaggiù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signori degli eserciti, mio Re e mio Dio. Quanto sono amabili, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Quanto sono amabili, Signore, le tue Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Quanto sono amabili, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Piega il mio cuore, o Dio, verso i tuoi insegnamenti. Donami la grazia della tua legge. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è Corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella prima lettura abbiamo sentito la solenne preghiera al Signore che Salomone innalza nel Tempio nel giorno della dedicazione. Sono due i concetti che in questa preghiera, in questa parte della preghiera vengono espressi. Il primo è una professione di fede. La professione di fede in Yahweh, il Dio di Israele, come unico Signore, Signore del cielo e della terra, il creatore di tutto ciò che esiste. Lui che è l'infinito si rende presente nel Tempio, in quel Tempio che Salomone ha costruito. E questo è un motivo di stupore per il re. È un motivo anche di vanto, se vogliamo. Egli ha costruito la dimora per il Signore. Non è più una semplice tenda come quella del deserto costruita da Mosè, ora è un edificio solenne, un edificio che viene ammirato. Dio può riposare. Il secondo concetto che viene espresso è una supplica. È la richiesta al Signore di ascoltare
la preghiera del popolo quando si reca lì nel Tempio per incontrare il suo Dio, il suo Signore, di ascoltare tutte le richieste che vengono rivolte al Signore nelle angustie, nelle tribolazioni, perché Lui è fedele, si mantiene in mezzo, presente in mezzo al suo popolo. Il secondo aspetto della preghiera di supplica riguarda Salomone stesso. Ascolta la preghiera del tuo servo in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo in questo luogo. C'è un intreccio tra il popolo che si reca nel Tempio per la preghiera e il Re che diventa rappresentante del popolo e che intercede presso il Signore per il popolo. Anche noi quando veniamo nella casa del Signore per la preghiera siamo invitati a esprimere la nostra fede nel Dio, nel Signore, il Padre Celeste, nel Signore Gesù che ce lo ha rivelato nell'azione santificante dello Spirito Santo. Siamo chiamati a vivere la presenza del Signore, riconoscendolo qui nella sua casa, ma soprattutto è nella nostra vita che siamo chiamati a riconoscere la presenza del Signore, come ci ha indicato Gesù nel brano del Vangelo, nel quale richiama il valore fondamentale del culto a Dio. Non è l'osservanza della legge secondo l'interpretazione degli uomini, ma è l'accoglienza della parola del Signore, così come si presenta nella sua radicalità, nelle sue esigenze. Il culto a Dio non è un semplice cerimoniale, deve nascere dal cuore, deve esprimere la dimensione fiduciosa e filiale verso il Signore. Siamo stati creati a immagine di Dio e consacrati attraverso il battesimo per essere suo Tempio Santo. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere la nostra appartenenza a Lui, cercando sempre il suo volere. E diciamo: Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Fa, o Signore, che la Chiesa sia sempre fedele e sappia distinguere il vero messaggio del Vangelo dai precetti che vengono dagli uomini. Preghiamo. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Concedi, o Signore, a tutti i credenti in Cristo di lavorare unanimi per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Preghiamo. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Aiuta, Signore, gli uomini che ti riconoscono come loro Dio a pregarti con fiducia nella consapevolezza che tu ascolti il grido che a te si innalza in ogni luogo. Preghiamo. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Illumina, o Signore, chi non sente il bisogno di conoscerti e di amarti, perché scopra l'ardente desiderio di te,
che tu stesso hai messo nel cuore di ogni uomo. Preghiamo. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. Guida, o Signore, questa nostra comunità nel suo cammino verso di te, in modo che nella fedeltà alla tradizione sia sempre aperta alla novità dello Spirito. Preghiamo. Padre nostro e Signore nostro, ascoltaci. O Signore, Padre Santo, accogli le suppliche che indegnamente ti presentiamo. Purifica i nostri cuori, rendili semplici e umili perché la nostra preghiera ti sia gradita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Scolastica, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, Santa Scolastica e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscono per la vita eterna. Canto 311. La notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce. Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai Tuoi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Scolastica portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a Te, unico sommo bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
e ci accompagni con la sua benedizione, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria.
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno martedì 10 febbraio, Santa Scolastica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nell'intervallo del Super Bowl, Dio, un che inno hai alle rivestito minoranze di luminosa etniche che innocenza fanno la Santa parte Vergine degli Scolastica, Stati Uniti, fa che provoca possiamo la anche reazione noi del piacerti Presidente. È una nella vera trasparente schifezza, fedeltà ha detto quotidiana della il vita tycoon. monastica, Intanto per in poter Gran godere di te un Bretagna giorno il nel caso cielo, con Epstein, l'esultante Re coro Carlo delle aiuterà la vergini. polizia Per sul Cristo caso nostro Andrea. Signore. Il Amen. re appunto si è detto Il Signore sia pronto con a voi. collaborare. Dal I reali Vangelo secondo d'Inghilterra Marco. preoccupati per il Gloria caso a te, o Epstein, Re Signore. Carlo pronto a collaborare con la In quel tempo polizia, si qualora riunirono fosse attorno a Gesù i necessario farisei valutare e la alcuni degli rilevanza scribi penale delle venuti da informazioni Gerusalemme. confidenziali che l'ex Avendo visto principe che alcuni dei Andrea suoi discepoli avrebbe condiviso prendevano con l'uomo cibo con d'affari mani americano impure, cioè non durante varie lavate. missioni in I Asia. E farisei questo è quello infatti e che tutti i giudei non emerge da una mangiano se nota non si di sono lavati Buckingham accuratamente le Palace. mani, Quanto sta attenendosi alla accadendo in tradizione degli Italia e quindi la antichi, protesta e in tornando dal Rai, mercato i non giornalisti mangiano contro senza aver fatto le abluzioni Petrecca, e osservano molte Scotta altre in cose per Viale tradizione, Mazzini, il come caso lavature di Petrecca, bicchieri, di con stoviglie i e di oggetti giornalisti di rame contro e il di direttore lettere. di Rai Sport per la Poi telecronaca farisei e dell'apertura scribi lo delle interrogarono. Olimpiadi. Via alle firme e Perché i tuoi sciopero discepoli alla fine non dei si giochi. comportano Petrecca, secondo la già tradizione sfiduciato degli 2 antichi, volte, ma prendono incontrerà cibo con mani l'amministratore. impure? Ed egli rispose loro: Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è Corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre, così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci mette davanti a una verità che ci riguarda da vicino. Possiamo osservare molte regole, avere gesti corretti, parole giuste, ma avere il cuore lontano. È possibile fare le cose di Dio senza lasciarsi davvero toccare da Dio. Gesù non condanna la tradizione in sé, ma smaschera il rischio più sottile, quando le abitudini religiose diventano una protezione per non cambiare dentro. Si rispettano le formule, ma non si ascolta più la voce che chiede amore, verità e misericordia, e così il cuore si indurisce, anche se all'esterno tutto appare ordinato. Un cuore puro non è un cuore che non sbaglia mai o che non ha tentazioni, è un cuore sincero, un cuore che non si nasconde dietro scuse spirituali, che non usa Dio per giustificare il proprio egoismo, che non mette le tradizioni davanti alle persone. Un cuore puro è un cuore che si lascia interrogare, che accetta di essere smosso, corretto, guarito. Questo Vangelo ci motiva a fare un passo semplice ma decisivo, tornare all'essenziale. Chiederci non solo sto facendo le cose giuste, ma soprattutto con quale cuore le sto facendo. Perché Dio non cerca mani impeccabili, ma cuori veri, e quando il cuore si purifica anche i gesti tornano a essere vivi, liberi, pieni di amore. Un cuore puro rende leggera la fede e una fede leggera rende la vita più vera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube, in altri modi, vi unite alla comunità del Vangelo con i commenti, le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo qua il Beppi. Bravo, hai scavato? Guarda che zampe. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina, Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Nono giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Vergine Santissima, giungiamo al 9° giorno di questa novena, riconoscenti per il tuo amore materno che ci ha accompagnato in questo percorso spirituale. Ti preghiamo di accogliere le nostre suppliche e di intercedere per noi presso tuo Figlio Gesù. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, giungiamo al 9° giorno di questa novena alla Madonna di Lourdes e in quest'ultimo giorno vogliamo ancora meditare sulla famiglia di Santa Bernadette. La famiglia Soubirous è un esempio di fede, umiltà e dedizione. Nonostante le difficoltà economiche, la famiglia Soubirous ha mantenuto una fede salda e un amore reciproco. Santa Bernadette, nelle sue condizioni di vita modeste, non si è mai fatta più grande degli altri, anche quando ha ricevuto la grazia di essere testimone delle apparizioni della Madonna. Questa famiglia e Santa Bernadette ci insegnano che la santità può fiorire anche nei contesti umili, quando la fede è al centro delle relazioni familiari. L'amore, la preghiera e la fiducia in Dio possono trasformare ogni casa in un luogo di crescita e testimonianza cristiana. Prendiamo esempio da Santa Bernadette e dalla sua famiglia affinché possiamo vivere e crescere nella fede in Dio e trasformare il nostro cammino spirituale in un momento di profonda grazia. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale in questo 9° giorno della novena. O Madre della famiglia, oggi ti affidiamo tutte le famiglie del mondo. Benedici e proteggi ogni nucleo familiare con il tuo amore materno. Concedici la grazia di vivere la nostra vocazione familiare con fede, speranza e carità. Fa che ogni casa sia un rifugio di amore e di pace, dove la tua presenza sia sentita ogni giorno. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il 9° e ultimo giorno della novena alla Madonna di Lourdes, per sua intercessione scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, i bambini e gli anziani e il mondo intero, la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'angelo custode. O Santo Angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche l'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Nono giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Santissima, giungiamo al nono giorno di questa novena, riconoscenti per il tuo amore materno che ci ha accompagnato in questo percorso spirituale. Ti preghiamo di accogliere le nostre suppliche e di intercedere per noi presso tuo Figlio Gesù. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, giungiamo al nono giorno di questa novena alla Madonna di Lourdes. E in quest'ultimo giorno vogliamo ancora meditare sulla famiglia di Santa Bernadette. La famiglia Soubirous è un esempio di fede, umiltà e dedizione. Nonostante le difficoltà economiche, la famiglia Soubirous ha mantenuto una fede salda e un amore reciproco. Santa Bernadette, nelle sue condizioni di vita modeste, non si è mai fatta più grande degli altri, anche quando ha ricevuto la grazia di essere testimone delle apparizioni della Madonna. Questa famiglia e Santa Bernadette ci insegnano che la santità può fiorire anche nei contesti umili, quando la fede è al centro delle relazioni familiari. L'amore, la preghiera e la fiducia in Dio possono trasformare ogni casa in un luogo di crescita e testimonianza cristiana. Prendiamo esempio da Santa Bernadette e dalla sua famiglia, affinché possiamo vivere e crescere nella fede in Dio e trasformare il nostro cammino spirituale in un momento di profonda grazia. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale in questo nono giorno della novena. O Madre della famiglia, oggi ti affidiamo tutte le famiglie del mondo. Benedici e proteggi ogni nucleo familiare con il tuo amore materno. Concedici la grazia di vivere la nostra vocazione familiare con fede, speranza e carità. Fa che ogni casa sia un rifugio di amore e di pace, dove la tua presenza sia sentita ogni giorno. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il nono e ultimo giorno della novena alla Madonna di Lourdes, per sua intercessione scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, i bambini e gli anziani e il mondo intero, la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus.
Oggi si festeggia Santa Scolastica e auguri a tutte coloro che portano questo bel nome, la patrona di Subiaco, popolarmente invocata per ottenere la pioggia e invocata contro i fulmini e le tempeste. Scolastica, nome che in latino significa che insegna, appunto scolastica, deriva forse da questo il nome scuola, era sorella gemella di Benedetto, poi santo, il santo fondatore del monachesimo occidentale. Sarebbero nati insieme ambedue a Norcia, una cittadina ai confini dell'Umbria con la Sabina, una nascita drammatica, poiché causò la morte della madre, portando un immenso dolore in quella casa, nella casa del nobile Euproprio, padre dei due gemelli, appunto Scolastica e Benedetto. Scolastica, come Benedetto, si consacrò poi a Dio giovanissima, mentre il fratello stava studiando a Roma, specializzandosi in retorica. Quando Benedetto decise di abbracciare la vita monastica, Scolastica fu la prima in casa a capire che non si trattava di un colpo di testa di suo fratello, ma di una vera chiamata di Dio. Scolastica seguì il fratello, prima a Subiaco, poi a Cassino, ai piedi del monte, in una località della valle del Liri, chiamata Palumbariola, poi Piumarola. Qui fondò un monastero simile a quello che Benedetto aveva costruito sulla sommità dello stesso monte. Un nome appropriato, in quanto significa casetta delle colombe. Scolastica guidava le sue figlie nel cammino della perfezione monastica, tenendosi in stretto contatto con il suo fratello Benedetto. I due fratelli, infatti, pur così vicini fisicamente, si vedevano solo una volta all'anno. Quel giorno era motivo di gioia per Benedetto e di riflesso anche per tutti i monaci che lo accompagnavano all'incontro e trovavano un'accoglienza festosa da parte delle monache che ce la mettevano tutta per preparare un buon pranzo e per far bella figura, ovviamente. A Scolastica bastava incontrare il fratello una volta all'anno per farsi come aggiornare e a sua volta aggiornarlo su quanto il Signore andava loro ispirando. L'incontro avveniva a metà strada tra i due monasteri, in una casetta distante circa 200 metri che fu poi per molto tempo oggetto di culto. Per Scolastica quell'incontro era davvero importante perché ricco di insegnamenti e ricco di frutti spirituali per sé e per il monastero femminile da lei fondato. È noto l'ultimo colloquio tra i due santi. Era il 7 febbraio del 547. Noi leggiamo negli annali questa data perché Scolastica, con il solito gruppetto di consorelle, si presentò all'appuntamento con il fratello. Il colloquio si protrasse per tutta la giornata, fino a tardi. È un colloquio sulle cose di Dio e anche sulle cose della terra, quello che avvenne tra questi due santi gemelli. Ecco, non sappiamo cosa si dissero quei due in quel colloquio, ma sappiamo che furono gli iniziatori del monachesimo occidentale, caratterizzato dalla stabilità della vita comune per seguire Dio, non fuggendo dal mondo, ma conducendo una vita comunitaria, una vita insieme, in comunità organizzate, nelle quali il tempo veniva scandito dalla preghiera, scandito dal lavoro, ricordate l'ora et lavora, dallo studio e dal riposo. Dunque, tornando a quella data, giunta la sera di quel lungo incontro fraterno, venne l'ora della separazione e Scolastica vorrebbe prolungare il suo colloquio col fratello. C'erano ancora tante cose del cielo e anche della terra sulle quali bisognava conversare e chiedere anche spiegazioni al fratello. Il territorio italico all'epoca era sottoposto alle vessazioni incrociate
dei bizantini, del generale Belisario e dei Goti del re Totila, ricordate la storia, che avevano seminato ovunque tanta fame, carestia, tanta devastazione. E a Monte Cassino passavano tutti, passavano i vincitori, passavano i vinti, i grandi, i piccoli della terra, i ricchi e i poveri. Arrivavano tutti lì, tutti attratti dalla fama di santità di Benedetto. E allora Scolastica avrebbe voluto parlarne di tutto ciò, parlare di tutto ciò con il fratello, ma il fratello oppose il suo rifiuto citando il proposito della regola monastica che non si deve in alcuna maniera infrangere, per cui ognuno doveva ritornare a casa sua. E Scolastica, di sera ovviamente, Scolastica insisteva con il fratello: fratello mio, ti prego, non lasciarmi qui sola questa notte, continua piuttosto a parlarmi della vita che non ha termine, sintanto che spunti l'alba, in modo che io, dopo la Santa Messa e la Santa Comunione, possa ritornarmene alla mia cella. Cosa dici, sorella mia? Risponde Benedetto, perché Benedetto non voleva accettare la proposta della sorella. A me non è permesso di trascorrere la notte fuori dalla clausura. Allora avvenne un caso curioso. Scolastica si raccolse in se stessa intensamente, si mise a pregare ed ecco scoppiare un violentissimo temporale, un temporale che costrinse tutti e due a trattenersi nella casetta per non mettere in pericolo la loro vita. E così il colloquio poté continuare ancora fino all'alba del giorno nuovo, tutta la notte. Allora Benedetto interroga la sorella e dice: ma che cosa hai fatto, sorella mia? E Scolastica rispose: ti ho supplicato e tu non hai voluto ascoltarmi. Allora ho pensato che era meglio supplicare il Signore ed egli, meno rigido di te, mi ha subito esaudito. E pensate che 3 giorni dopo Benedetto apprese la notizia della morte della sorella, vedendo la sua anima volare al cielo sotto forma di colomba. Allora Benedetto scese con i suoi monaci a prenderne le spoglie e diede sepoltura alla sorella nella stessa tomba che poco dopo accolse anche il suo corpo. E allora noi ricordiamo questa grande, splendida, santa sorella di Benedetto nel giorno della sua salita al cielo e rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Dio, che hai concesso a Santa Scolastica di seguire l'esempio del suo grande fratello San Benedetto nel servire Gesù Cristo con l'amore silenzioso ed orante, concedi anche a noi il desiderio di conoscerti e di amarti sempre più. Tu, mio Creatore e Redentore, perché per rivestire la tua Chiesa di nuova bellezza virginale hai adornata Santa Scolastica con i gioielli dell'innocenza e a te l'hai resa più accetta con l'amabile semplicità della colomba. Concedimi di imitarla nel cercare te solo sopra ogni cosa e di meritare di godere in eterno il tuo timore. Amen. Pensiero di Padre Pio di oggi. Non disprezzare il peccatore, ma il peccato, questo allontana da Dio. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me, il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 10 febbraio 2026, la Chiesa celebra la memoria di Santa Scolastica. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiavano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiavano senza aver fatto le abluzioni
e osservavano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è Corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi nella memoria di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, la Chiesa ci offre una testimonianza limpida, luminosa, di una vita interamente orientata a Dio. La vita di Santa Scolastica è apparentemente nascosta, ma in realtà è profondamente feconda, fondata sull'ascolto, sulla preghiera perseverante e su un amore che diventa intimità vera con il Signore. Le letture di oggi ci aiutano ad entrare in questo orizzonte spirituale e ci pongono una domanda davvero importante per tutti: dove si trova il nostro cuore? Fratelli e sorelle, da sempre Santa Scolastica come San Benedetto ci indicano la strada con grande chiarezza, perché entrambi dicevano che un cuore unito a Dio, un cuore desideroso di non disperdersi, fa nascere dentro di noi l'amore della preghiera, quell'amore che viene dal Padre. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal primo libro dei Re, incontriamo la preghiera di Salomone nel momento solenne della dedicazione del Tempio. Questa nella prima lettura è una preghiera colma di stupore, di consapevolezza, di profonda umiltà, perché qui vediamo che Salomone riconosce che Dio è immensamente più grande di qualsiasi spazio umano. I cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti. Carissimi fratelli e sorelle, proprio da questa consapevolezza nasce una fiducia sincera, perché Salomone non osa chiedere a Dio di ascoltare, di volgere lo sguardo, di restare vicino al suo popolo, di non distogliere la sua presenza. Non gli chiede questo. Salomone non osa chiedere a Dio di ascoltare, di volgere lo sguardo, di restare vicino al suo popolo oppure di non distogliere la sua presenza, perché non è la casa di pietra a contenere Dio, ma un cuore che si apre con sincerità a chi si affida a Lui. Ed è proprio qui che la preghiera diventa vera, quando nasce dalla meraviglia per la grandezza di Dio, quando nasce dalla fiducia nel suo amore che si china sull'uomo. Vedete, Santa Scolastica ha vissuto esattamente così, trasformando la sua vita in un tempio vivo, in uno spazio abitato dalla presenza del Signore, in un cuore costantemente rivolto verso l'alto.
Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo tutti messi davanti a un contrasto netto e provocatorio. In questa lettura del Vangelo di oggi vediamo che Gesù cita il profeta Isaia e lo fa denunciando una religiosità che resta in superficie. Infatti dice questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Carissimi fratelli e sorelle, questa che abbiamo appena letto è una parola forte da parte di Gesù, una parola che non riguarda solo i farisei di allora, ma interpella tutti noi oggi, perché qui Gesù smaschera il rischio di una fede ridotta a pratiche, a tradizioni umane che rassicurano, ma che non convertono davvero il cuore. Vedete, non è il gesto in sé che è sbagliato, ma il vuoto che può nascondere quando manca l'amore, l'ascolto, l'obbedienza al Signore. Fratelli e sorelle, Santa Scolastica, con la sua vita contemplativa, ci ricorda che la fede autentica non è un accumulo di pratiche religiose, ma è un cuore rivolto verso Dio, un cuore che orienta la sua vita verso Dio, un cuore che porta dentro di noi una carità vera, l'umiltà, la fedeltà. Ed è proprio per questo che la parola di Dio di oggi ci chiama a fare verità nella nostra vita di fede. Quindi dov'è il nostro cuore? È davvero vicino a Dio? Oppure si è adagiata una fede superficiale, quella fede fatta solo di abitudini e tradizioni, ma che non interrogano più nessuno? Vedete, le nostre preghiere, la nostra vita di Chiesa deve nascere da un desiderio sincero di seguire il Signore, un desiderio che deve coinvolgere il nostro cuore. Allora oggi Santa Scolastica ci insegna a tutti che il culto gradito a Dio nasce dal desiderio di stare con Lui, nell'intimità con il Signore, nella nostra fedeltà verso di Lui vissuta giorno dopo giorno. Allora, oltre a affidargli tutte le nostre intenzioni che ogni giorno rivolgiamo al Signore, chiediamogli anche, per intercessione di Santa Scolastica, la grazia di un cuore semplice, un cuore capace di cercare davvero Dio, un cuore che non si accontenta delle apparenze, ma che lascia spazio alla presenza di Dio, proprio come ha fatto Salomone, perché solo un cuore vicino al Signore può vivere una fede vera, una fede che trasforma la nostra vita in un autentico atto d'amore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 10 febbraio 2026, memoria di Santa Scolastica Vergine, sorella di San Benedetto.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio.
Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla,
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino, per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me, il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del
Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Proseguiamo la preghiera di Gesù dicendo: Egli è mio Padre, la mia vita è sua, ora e dopo la morte, nella morte stessa. La mia opera, quanto ho compiuto, era obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato, non ha risposto con la medesima moneta. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero re, non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto un segno, è divenuto il segno della rivelazione delle vere intenzioni di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita, e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fa tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, di futuro e indicaci la via per percorrerle insieme. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Portami al tuo Gesù.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.
Cristo, sposo e corona delle Vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede. Cristo, unico sposo delle Sante Vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia. Tu che hai costituito Maria tua madre, regina delle Vergini, per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore. Per le Vergini che sono consacrate a te con cuore integro e indiviso per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te. Signore Gesù, atteso dalle Vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta. Per l'intercessione di Santa Scolastica che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita. Santifica la tua famiglia, o Signore, per l'intercessione e l'esempio di Santa Scolastica, e concedi a noi di amarti e servirti con purità per sperimentare la gioia della tua amicizia. Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci conceda pace e salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con noi. Per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati, imploriamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Facciamo memoria oggi di Santa Scolastica Vergine. Con lei preghiamo il Signore. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, Padre. Dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore di fronte a tutta l'assemblea di Israele e stese le mani verso il cielo, disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi, notte e giorno, verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì ho il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascolta nel luogo della tua dimora in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. È meglio un giorno
tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende del malvagio. Piega il mio cuore, Dio, verso i tuoi insegnamenti. Donami la grazia della tua legge. A voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono sui farisei e alcuni scribi venuti a Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e gli scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, i popoli, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio, osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così fate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. E i farisei oggi Gesù rimprovera l'atteggiamento dei farisei che affermano che un'offerta può realizzarsi, un'offerta a Dio può realizzarsi senza tener conto della persona o delle persone che stanno accanto. E una fede selettiva, un'obbedienza della parola selettiva. Questo si chiama il cherry picking, selezionare della parola di Dio, cioè fuori niente. E guardiamo se noi non lo facciamo molto spesso. Perché se vogliamo essere sinceri, siamo come questi farisei, che scegliamo nella parola di Dio ciò che ci è conveniente,
ciò che ci è più comodo. Pure la parola di Dio chiede completa obbedienza, accettando tutti i suoi insegnamenti, anche quelli che mettono in discussione le nostre abitudini, le nostre comodità, i nostri desideri personali. La parola di Dio ci chiama ad obbedire a tutti i suoi insegnamenti, anche se c'è qualcosa che non ci conviene. Quindi scegli i soggetti convenienti, ad esempio di benedizioni, e ignorare quelli sul pentimento, ad esempio, o quelli sul perdono, o quelli sulla santità, o quelli sulla croce, e ingannare se stessi. E purtroppo noi lo facciamo molto spesso. Siamo pronti ad accettare le parole, i versetti che parlano di benedizioni, ma quando si tratta di perdono, allora non vogliamo accettare, non vogliamo ascoltare, non vogliamo sentire. Quando si parla di carità, di amore, allora siamo reticenti. Quando si parla di santità, siamo un po' reticenti, ma di benedizioni sì, di consolazione sì. Questo porta a una fede superficiale. Chiediamo al Signore, in questa celebrazione, la grazia di ascoltare la parola e di metterla in pratica, ma tutta la parola nella sua completezza. Chiediamo questa grazia. Non è sempre facile, però con l'aiuto dello Spirito Santo ce la potremo fare. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre azioni e lo slancio di Salomone salgano dal cuore retto e mirino alla gloria di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ciascuno di noi sia coinvolto e solidale con la propria comunità e la propria generazione e si faccia interprete presso Dio dei problemi e delle necessità di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché possiamo scoprire in Gesù il Dio con noi, presente in ogni momento della nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché non ci sia mai separazione fra la religione e la vita, ma sia la fede a guidare le nostre decisioni e a dare un contenuto nuovo alla nostra esistenza. La preghiamo. Ascoltaci, o Signore. I nostri defunti possano per la misericordia di Dio godere in pienezza della redenzione attuata da Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore,
Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che presentiamo nel ricordo di Santa Scolastica. E come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la nobile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente all'azione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
stesso modo, dopo aver dato, prese il calice, di nuovo ti disse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Marco, ricordati di Rosa e nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Scolastica e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento. Attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri atti, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiati il dono della pace. L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro. Fa che sull'esempio di Santa Scolastica portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.
Buonasera dal TG. La Regione Istriana continua a investire significativamente nell'istruzione con oltre 30 milioni di euro destinati a progetti di ricostruzione e ampliamento delle scuole. Tra le iniziative più importanti spicca la costruzione della nuova scuola elementare italiana di Cittanova, che rappresenta un passo fondamentale per l'educazione locale. La Regione Istriana è fondatrice di un ampio numero di scuole sul proprio territorio, tra cui 25 scuole elementari, 21 scuole superiori e il convito degli studenti di Pola. Inoltre, sotto la competenza del Dipartimento amministrativo per l'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana rientrano anche l'Università Professionale Istriana, l'Unione Sportiva della Regione Istriana e la Comunità della Cultura Tecnica della Regione Istriana. Si tratta pertanto di un totale di 50 enti beneficiari di bilancio sotto la competenza di questo Dipartimento amministrativo, che attualmente sta attuando diversi progetti di rilievo. La Regione Istriana investe oltre 30 milioni di euro in investimenti in conto capitale. Si tratta prevalentemente di progetti di ricostruzione e ampliamento di edifici scolastici e di palestre. Attualmente sono in corso 4 grandi progetti, il cui completamento è previsto tra la primavera e l'estate di quest'anno. Tra questi figura la costruzione della scuola elementare italiana di Cittanova, che finora operava in spazi all'interno di una scuola croata. Seguono il progetto di riqualificazione energetica e di ristrutturazione del dormitorio a Visignano, nonché i progetti di rinnovamento delle scuole a San Vincenti e a Crnizza, ma non è tutto. I prossimi interventi riguardano la scuola di Marzana e la scuola di Gimino, per le quali è stata completata la procedura di appalto pubblico e a breve è attesa la selezione dell'esecutore dei lavori. Come è stato sottolineato, si tratta di interventi di ricostruzione e ampliamento degli edifici scolastici con palestre e del loro completo allestimento. Tra tutti gli interventi citati, la responsabile Perzan indica come investimento più significativo attualmente in corso la costruzione della scuola elementare italiana di Cittanova del valore di 4,7 milioni di euro. Tra gli investimenti in programma, come i più rilevanti per gli studenti, ne evidenzia in particolare 2. Dal punto di vista finanziario, la ricostruzione e l'ampliamento della scuola di Gimino con annessa palestra rappresentano l'intervento più impegnativo. Il valore dell'investimento per la scuola di Marzana ammonta a poco più di 6 milioni di euro, mentre il progetto a Gimino è stimato in 11 milioni di euro. Un altro ambito di competenza del Dipartimento amministrativo per l'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana riguarda le iscrizioni scolastiche iniziate questa settimana per gli alunni con difficoltà di sviluppo. Per tutti gli altri studenti le iscrizioni prenderanno il via 16 febbraio, mentre Perzan ricorda che questo è il terzo anno consecutivo in cui le iscrizioni vengono effettuate online. Un libro che racconta una storia poco conosciuta dell'Istria e delle sue radici multiculturali. A Pola è stato presentato però Il segreto del numero 77, dedicato all'unica comunità ortodossa ancora presente nella penisola. Un viaggio nella memoria tra fede, identità e convivenza che attraversa oltre 3 secoli di storia. Al Circolo di Pola è stato presentato il libro però Il segreto del numero 77 dell'archimandrita Danilo Ljubotina, un'opera dedicata al suo paese natale, oggi unica comunità ortodossa dell'Istria. Il numero 77 rimanda ai coloni arrivati nel 1657 dal Montenegro, in un periodo in cui la Repubblica di Venezia promuoveva l'insediamento di nuove popolazioni per ripopolare una penisola duramente colpita dallo spopolamento. Molti gruppi ortodossi si stabilirono allora in diverse località istriane, ma solo a Peroi la fede ortodossa è rimasta viva fino ai giorni nostri. Secondo l'autore, una delle chiavi di questa continuità risiede nella presenza tra i primi coloni di un sacerdote ortodosso appartenente alla famiglia Ljubotina, figura che ha garantito una guida spirituale stabile alla comunità fin dalle origini. Venezia era uno stato serio e una grande potenza, non solo in questo bacino mediterraneo, ma in tutto il Mediterraneo. Era un paese profondamente cattolico, dall'esercito all'economia tutto era cattolico. La fortuna fu che con i nostri antenati arrivò anche un sacerdote che mantenne viva quella spiritualità autentica.
Nel corso dei secoli, anche in altre zone dell'Istria, da Promontore alla Nischie fino a Canfanaro, gli ortodossi si integrarono gradualmente nel contesto cattolico, senza però perdere del tutto la memoria delle proprie radici. Lo hanno ricordato storici e studiosi intervenuti alla presentazione, sottolineando come il legame spirituale con le origini sia rimasto presente in alcuni casi fino al Novecento. Alla discussione hanno partecipato anche rappresentanti del mondo accademico e culturale, tra cui il direttore del Museo Archeologico dell'Istria, Darko Komsho, che ha evidenziato il valore del libro come testimonianza storica e come invito alla responsabilità nella tutela della memoria collettiva. Però è rimasto l'unico luogo in Istria dove la consapevolezza delle origini della fede e dell'appartenenza nazionale è stata preservata fino a oggi, e non solo come semplice testimonianza scritta, ma come tradizione viva e pulsante. La vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita e il vice sindaco di Pola Vito Paoletic hanno richiamato l'importanza dell'opera per la valorizzazione della multiculturalità istriana e per il dialogo tra le diverse comunità che da secoli convivono sul territorio. Questo è un libro assolutamente importante perché sappiamo bene che per una minoranza anche così piccola come quella di Peroi ogni modalità che contribuisce a mantenere viva l'identità, soprattutto in un periodo come questo nostro di globalizzazione dove tutto è fluido, un documento come questo in cui si narra la storia di questo posto istriano veramente particolare, di questa comunità che da oltre dal 1657 vive in Istria, opera in Istria, è un contributo vero e vivo proprio a questa comunità, ma anche fondamentalmente una dimostrazione d'amore verso il proprio paese e verso quella comunità che il dottor Lyubotin alla fine rappresenta. Abbiamo avuto modo di sentire quanto è sfaccettata, quanto è proprio multiculturale ancora una volta l'Istria, e quanto è stratificato anche il mosaico istriano. I perolesi di origine montenegrina, quindi da 350 anni e passa oramai nell'Istria meridionale, sono un po' un caso anche etnograficamente parlando più unico che raro. Sono stati moltissimi villaggi in Istria interessati proprio da migrazioni dal Dalmazia meridionale e anche dal Montenegro, però tra tutti questi appunto è stato l'unico a confermarsi roccaforte dei montenegrini che, essendosi raccolti per secoli attorno alla propria chiesa e quindi avendo avuto la possibilità di professare, di curare avanti la loro fede ortodossa, sono appunto sopravvissuti, ancora oggi esistono e sono riconosciuti non soltanto grazie al loro folklore, ma proprio grazie anche ai loro usi e costumi. Io credo che sia Peroi, sia la comunità di perolesi, che la città di Dignano, che l'Istria stessa deve essere veramente orgogliosa di poter dire di avere una comunità che, seppur piccola, perché i numeri non sono ovviamente a favore, c'è questo numero 77 che ritorna, seppur piccola è una comunità vivace che continua a lavorare, lo vediamo nelle varie manifestazioni che organizzano, lo vediamo nel lavoro del loro folklore, lo vediamo nelle presentazioni di libri, dunque è una comunità minoritaria piccola ma molto attiva, molto vivace. Noi siamo sempre felici di poterli sostenere anche a livello di finanziamenti, anche a livello regionale nel lavoro che fanno, perché è un lavoro che poi dimostra veramente quello che vuol dire convivenza, quello che vuol dire multiculturalità su tutto il territorio. Notizie flash. In occasione della giornata del ricordo, la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno organizza domani la serata musicale Ponte tra due sponde, dedicata a Sergio Endrigo. Al Teatro Gandusio dalle ore 18 si esibiranno cori, solisti e la scuola di ballo Art Dance. Al pianoforte Sandro Veslicai. Sempre domani la comunità degli italiani di Lussimpiccolo ospita la civica orchestra di fiati Giuseppe Verdi di Trieste. Al cinema Vladimir Nazor alle 18:30 lo spettacolo Lelio Lutazzi, Una vita tra le note. Ingresso libero. La comunità degli italiani di Parenzo ha offerto di recente i suoi vanni al teatro contemporaneo. La prima è una replica di Prova 37 senza fine. La gioia di uno spettacolo teatrale è un omaggio all'atto creativo, come lo ribadiscono gli attori del neoformato gruppo creativo Dream Dream, coordinati e diretti dall'artista multimediale David Belas.
Battezzare un nuovo gruppo teatrale è sempre un avvenimento importante e se poi si tratta di un gruppo di giovani entusiasti, la gioia si moltiplica ed è sempre successo. Consapevole, la comunità degli italiani di Parenzo ne va orgogliosa ed ha accolto subito il team San Sano Dream Dream, e prestando il suo teatrino e salutando il successo di Prova 37 senza fine. Lo spettacolo della prova è prova dello spettacolo, appena presentato in sede, atto ad esplorare la natura della performance attraverso 7 scene, confondendo i confini tra le prove e lo spettacolo finale in un'atmosfera di caos creativo. Un'opera teatrale intelligente, interessante, divertente, articolata, di fatto infinita, nella cui trama tutto ruota per l'appunto attorno alla 37esima prova, la generale, che in realtà coincide sempre con la prima assoluta, creata attraverso la scrittura collettiva e l'improvvisazione mirata, nella quale ogni attore regala al progetto la propria esperienza teatrale, avvalendosi dei motivi di Daniel Harms e Woody Allen. Ma attenzione, qui niente è casuale e la creatività pullula in ogni ove per un'eccellente improvvisazione e gioia del recitare. Il regista ed autore della scenografia, l'operatore multimediale David Belas, classifica la pièce come un'opera d'arte mobile unica nel suo genere e dice una prova infinita e lasciatemela rimanere tale. Questa iniziativa è importante per la nostra città e per la regione di Istria, perché è difficile in questi tempi lavorare in teatro nei modi così indipendenti, che se viene una compagnia e facciamo una cosa di teatro, perché si sa il teatro è molto complesso, tanto tempo ci serve per fare qualcosa di buono. Possiamo anche dire che la compagnia ci sono dentro anche tanti professionisti che sono di tutta la parte di vista di Pola, che sono venuti a aiutare come un gruppo artistico di 20 persone di diverse parti dell'artismo, anche della musica, teatro, film, così una bella compagnia che lavorando insieme fanno, ecco, questo è il primo progetto che hanno riuscito a fare insieme. Posso dire qualche parola sulla prova 37 senza fine. La particolarità di questa rappresentazione è che l'idea principale è proprio una prova infinita che dura e noi di questa prova 37 come il numero 37, 37esima prova diventa il nostro spettacolo. Questo è un gioco, anche si può dire un po' ispirato da Pirandello, perché le margini tra la realtà e il teatro a poco spariscono. Così i artisti, i attori giocano e cercano dentro di sé questo piacere, questa felicità di fare il teatro, e questo il pubblico ha capito e ci ha dato anche tanta forza con tanti applausi quando facevamo la nostra prova 37. Oltre a David Belas, in scena Armando, il suo assistente Walter Rocha che diventa Diego. Prova 37 senza fine si avvalsa del contributo di Tea Šimičić per Monique, Sandor Slatsky e Max, Anna Božić, Greta, Katia Zec nel ruolo di Maggie, mentre Ivan Pisak è un po' Ive ed allo stesso tempo dirige il supporto
Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione, buona serata.